E amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati, eccoci qui, un nuovo video. Sono in tenuta, come vedete, sportiva giardinaggio. Praticamente non sono qui a presentare un vivaista come mi è solito fare, ma sono qui con tanto di guanti a farvi vedere quello che almeno io ormai è 20 anni che ho un giardino e mi posso considerare un vero appassionato oggi ufficialmente di giardinaggio. Quindi voglio condividere con voi che cosa oggi? La possibilità di avere delle piante mediterranee anche qui al nord. Io abito a pochi passi dalla Svizzera, quindi qui le temperature sono veramente molto rigide, e oggi andremo a vedere come poter coltivare anche la mandevilla, che è una pianta tipicamente mediterranea, anche al nord. Adesso vi farò vedere come faccio ad averla. È una pianta che ha ben 7 anni, quindi vi faccio vedere proprio l'operazione di ritiro dalla fine stagione. Andiamo a vederlo insieme. Bene, allora questa è la mandevilla di cui vi parlavo. Pensate, è il 7° anno che la conservo e tutti gli anni mi dà sempre più soddisfazione, e per noi riuscire a salvare una pianta mediterranea che vuole il caldo qui al nord, vi posso assicurare, è una soddisfazione immensa. Pensate, oggi siamo al 7 di novembre, è ancora tutta fiorita, piena di boccioli come potete vedere, ma ahimè adesso andrò a tagliarli perché danno freddo nei prossimi giorni, quindi andremo a fare appunto un'operazione di andrò a potarla prima di andare a rimetterla al riparo. Adesso andiamo a vedere come fare. Allora, tutto quello che serve non è null'altro che un forbice, e a questo punto dobbiamo andare a tagliare. Io taglierò praticamente della pianta, andremo a tagliare tutti i rami, lascerò la struttura il più esile possibile. È inutile che gli lascio tutti questi rami che alla fine la indeboliscono e basta. Andrò a lasciargli le direttrici principali, quindi questa pianta fa così, ne ha una che va verticale e 2 che vanno orizzontali, vedete, una è questa, gliela lascerò, quindi la taglio diciamo in questa posizione, non tanto perché dopo la volgerò su se stessa. Lascio quella centrale che l'ho già tagliata e poi lascio questa, a questo punto la tagliamo qua. Ecco, vedete, io tra l'altro l'aiuto un po' con un filo perché corre da sola sui sassi, è un arrampicante, quindi eccola qua. Allora, a questo punto la pianta è, si può dire, completamente sganciata. La accorciamo anche questo, eccolo qua, l'ultimo è questo qua, lo tagliamo, vedete, la pianta è completamente sganciata. A questo punto questi li accorcio ulteriormente, tanto non servono più. Questo magari lo lascio, taglio questo, ecco, tagliamo anche questo, e la nostra mandevilla si può dire che è pronta per essere messa a dimora, cioè scusate, per essere ritirata, non messa a dimora. La metteremo in garage, in questo caso la metterò in una zona dove vi è un poco di sicuramente vi è luce, ma la temperatura non scende mai sotto i 5, 6, 7 gradi, e questo è un po' il segreto che serve per far sì che questa pianta si mantenga. A questo punto la pianta è libera, dopodiché non faccio nient'altro che andare a tirar su la pianta, perché è all'interno di una fioriera. Lei è all'interno di un vaso, non la lascio in terra, qui al nord morirebbe, quindi il segreto, al di là di tutto, consiste solo nel riuscire ad avere questa pianta, come potete vedere, eccola qua. E io adesso toglierò l'argilla che c'è sopra, che fa un po' da così, che maschera appunto il vaso, perché io la riempio proprio di argilla, questa mia fioriera, e basta. Durante l'inverno la metto appunto in una zona dove vi è della luce, non scende mai la temperatura sotto i 5, 6, 7 gradi, non di più, insomma è un garage, quindi fate voi, e dopodiché gli do da bere diciamo le 3, 4, 5 volte durante la stagione, non di più, non necessita di troppa acqua.
Quando sarà aprile, più o meno, dalle nostre parti, logicamente se andiamo verso, più andiamo verso il sud e prima può essere questo periodo, quando da noi invece è aprile, io verrò qui e la rimetto in questa posizione. Non vi saranno più logicamente le foglie, vi sono i rami, da questi rami ripartirà. Non faccio altro che dargli un po' il principio della forma, quindi tramite questo spago cerco di farla un po' arrampicare e poi, come avete visto, fa tutta la stagione fino a novembre a fiorire. Questo è il sistema che Pozzi Alessandro utilizza ormai da 7 anni e vi posso assicurare che funziona con la Mandevilla, e l'anno prossimo, notizia in anteprima, proverò anche con la Bugaville, poi gireremo un video, vi faccio sapere come va. Se alla fine di questo video l'avete ritenuto utile per voi e per gli altri, mettete come sempre un bel pollice all'insù, spolliciate e condividetelo nei social. Ciao, alla prossima!